L'invidia. Non è cattiveria, è il tuo desiderio che urla. Smettila di nasconderti dietro la maschera della critica costruttiva, del finto distacco o del giudizio morale. Guardati allo specchio dell'anima e ammettilo. Quella stretta al cuore, quel retrogusto amaro che senti quando guardi il successo, la bellezza o la felicità di un altro, ha un nome preciso. Si chiama invidia. Ma oggi voglio dirti una verità che nessuno ha il coraggio di confessarti. L'invidia non è un peccato da espiare, è una ferita sacra che chiede di essere ascoltata. Non è un segnale di malvagità, ma il grido disperato del tuo desiderio più profondo che, non trovando la via per manifestarsi nella tua realtà, ha iniziato a bruciare ferocemente dentro di te. Che cos'è davvero l'invidia? L'anatomia di un'ombra. L'invidia è un'emozione complessa, un segnale bioenergetico che si attiva quando il tuo sistema percepisce una distanza incolmabile tra il punto in cui ti trovi e la meta che la tua anima vorrebbe raggiungere. È, essenzialmente, un'energia di contrazione estrema. Nasce da un cortocircuito della mente. Vedi una qualità, un oggetto o una situazione nell'altro e, invece di riconoscerla come una potenzialità umana universale a cui anche tu hai accesso, la interpreti come una tua mancanza personale, definitiva e dolorosa. Ti fa sentire piccola, indietro, esclusa dal banchetto della vita. È un parassita della gioia che si nutre di confronti tossici. Ti ritrovi a spiare la vita degli altri attraverso lo schermo di uno smartphone, sezionando i loro traguardi e cercando inconsciamente un difetto in loro per giustificare il vuoto che senti in te. Ma quel vuoto non si colma sminuendo gli altri. Si colma solo espandendo i propri confini. L'oscurità della scarsità. La trappola mortale dell'ego. Questa sofferenza non è casuale. È figlia di una visione del mondo distorta che ci è stata insegnata fin da piccoli, la coscienza di scarsità. Il tuo ego interpreta l'universo come se fosse una torta finita. In questa logica ristretta e spaventata, se qualcuno prende una fetta più grande, credi matematicamente che a te resteranno solo le briciole. Se qualcuno riceve amore, pensi che per te non ne sia rimasto abbastanza. Se qualcuno brilla sotto i riflettori, senti che la tua luce viene oscurata, quasi soffocata. Questa convinzione lavora nell'ombra della tua psiche, spingendoti a creare gerarchie mentali dove c'è sempre qualcuno sopra e qualcuno sotto. Ti porta a giudicare l'altro per proteggere te stessa dal dolore bruciante di non sentirti abbastanza. Ma ogni volta che contrai il cuore davanti al bene altrui, stai chiudendo i tuoi stessi canali di ricezione. Stai urlando all'universo: io non credo che ci sia abbondanza per me, e l'universo, che è uno specchio perfetto, risponde alla tua vibrazione di mancanza. L'oscurità della scarsità, la trappola mortale dell'ego. Questa sofferenza non è casuale, è figlia di una visione del mondo distorta che ci è stata insegnata fin da piccoli. La coscienza di scarsità. Il tuo ego interpreta l'universo come se fosse una torta finita. In questa logica ristretta e spaventata, se qualcuno prende una fetta più grande, credi matematicamente che a te resteranno solo le briciole. Se qualcuno riceve amore, pensi che per te non ne sia rimasto abbastanza. Se qualcuno brilla sotto i riflettori, senti che la tua luce viene oscurata, quasi soffocata. Questa convinzione lavora nell'ombra della tua psiche, spingendoti a creare gerarchie mentali dove c'è sempre qualcuno sopra e qualcuno sotto. Ti porta a giudicare l'altro per proteggere te stessa dal dolore bruciante di non sentirti abbastanza. Ma ogni volta che contrai il cuore davanti al bene altrui, stai chiudendo i tuoi stessi canali di ricezione. Stai urlando all'universo: io non credo che ci sia abbondanza per me. E l'universo, che è uno specchio perfetto, risponde alla tua vibrazione di mancanza. L'intervento di Uriel, la fiamma oro rubino. Per trasmutare questa energia densa in oro puro, invochiamo la presenza dell'arcangelo Uriel, il reggente del raggio oro e rubino. Uriel è l'angelo della saggezza applicata, della provvidenza divina e della risoluzione dei conflitti interiori più radicati.
È colui che porta la luce di Dio dove regna l'oscurità del senso di inferiorità e della povertà interiore. Quando senti la morsa dell'invidia che ti mozza il fiato nello stomaco, è Uriel che interviene per scuotere la tua coscienza addormentata. Ti ricorda che sei un co-creatore divino, non uno spettatore passivo della fortuna altrui. Il suo raggio oro non brilla per pochi eletti o fortunati. È la radiazione solare che appartiene di diritto a chiunque decida di alzare lo sguardo e reclamare la propria eredità spirituale. Uriel ti insegna che l'abbondanza non è una gara di velocità, ma uno stato dell'essere. Egli trasforma il lamento perché lui sì e io no, nella folgorazione consapevole. Se la vita sta mostrando questo attraverso di lui, è perché sta cercando di risvegliare la stessa identica potenzialità in me. L'invidia come bussola, il messaggero del tuo destino. In questa nuova luce divina, l'invidia smette di essere un fardello vergognoso e diventa una bussola di precisione. Ti indica esattamente dove si trova un tuo desiderio non riconosciuto, un talento che hai sepolto per paura o una parte di te che hai smesso di nutrire anni fa. L'invidia ti mostra, con estrema chiarezza, la tua prossima tappa evolutiva. Invece di voltare le spalle a quella stretta al cuore, entra dentro di essa con il coraggio di chi vuole davvero guarire. Chiediti, sotto la guida della saggezza di Uriel, cosa sto vedendo nell'altro che in realtà è già presente come seme pronto a germogliare dentro di me? In quale area della mia vita sto limitando l'azione della provvidenza divina per paura di splendere troppo e dare fastidio agli altri? Quale parte del mio progetto di vita sto trascurando mentre resto ipnotizzata dai traguardi altrui? Ricorda bene, non è l'altro ad avere di più. È la tua percezione ferita che ti sta convincendo che ci sia meno per te. Ma nel regno dello spirito, l'infinito non può essere diviso, né può mai esaurirsi. Esercizio pratico. L'alchimia di Uriel per la trasmutazione. Non lasciare che questa emozione rimanga statica o si trasformi in rancore. Usala come carburante per il tuo salto vibrazionale con questo rituale di alchimia interiore. 1. Riconoscimento. Onesto. Siediti in un luogo tranquillo. Visualizza la persona o la situazione che scatena l'invidia. Non giudicarti, non colpevolizzarti. Respira e di ad alta voce: riconosco questo dolore. Io desidero quella. È il mio desiderio che urla per essere finalmente visto e onorato da me. 2. Invocazione del raggio oro e rubino. Visualizza l'arcangelo Uriel davanti a te, immenso e radioso. Immagina una luce calda, densa e dorata come miele che scende direttamente nel tuo plesso solare, la bocca dello stomaco. Senti questo calore che scioglie letteralmente il nodo freddo dell'invidia, trasformandolo in una riserva di energia creativa pura. 3. La benedizione del riflesso. Guarda la persona che invidi nella tua mente e con tutta l'intenzione di cui sei capace pronuncia questa formula di potere. Benedico il tuo bene, perché la tua luce illumina la strada per la mia. Ti ringrazio per essere lo specchio del mio potenziale. Ciò che è possibile per te è ora manifesto e disponibile anche per me. 4. L'azione di espansione. Fai un gesto pratico immediato che onori il desiderio che hai appena scoperto. Se invidi la bellezza altrui, dedica del tempo alla cura del tuo corpo. Se invidi il successo professionale, scrivi un nuovo obiettivo concreto. Se invidi la pace di qualcuno, concediti un momento di meditazione. Dimostra all'universo che sei pronta a ricevere. E proprio perché il cammino dell'anima passa inevitabilmente attraverso il tempio sacro che la ospita, da oggi ogni giovedì inizieremo un viaggio speciale insieme. La nuova rubrica Il corpo come guarigione. Impareremo ad ascoltare i messaggi sottili della carne, dei muscoli e del sangue, trasformando ogni sintomo, ogni peso o ogni tensione, proprio come quella stretta allo stomaco tipica dell'invidia, in un portale dorato verso la tua liberazione interiore. Quando passi dalla torta all'oceano, smetti di combattere per le briciole e inizi finalmente a navigare verso il tuo destino.
Non sei più in competizione con nessuno. Sei solo tu, l'immensità della vita e il tuo infinito diritto divino di fiorire in tutta la tua bellezza. Ed è qui, in questo spazio di apertura totale, che la tua vera vita ha inizio. Ma per far sì che questa apertura non resti solo un pensiero, dobbiamo permettere alla guarigione di scendere nel profondo, fin dentro le nostre cellule. Perché il corpo non mente mai, è lo specchio fedele di ogni nostra resistenza e di ogni nostra espansione. Per questo sono felice di annunciarti che da questa settimana, ogni giovedì, ci ritroveremo qui per un appuntamento speciale dedicato all'ascolto profondo di noi stesse. Il corpo saggio, la via della guarigione cellulare. In questa nuova rubrica impareremo a decifrare il linguaggio segreto dei tuoi organi e delle tue tensioni. Trasformeremo ogni sintomo in un portale e ogni respiro in un atto di liberazione, perché la vera spiritualità non vola solo alto nel cielo, ma cammina salda e radiosa dentro la tua carne. Ci vediamo giovedì per il primo passo di questo viaggio insieme. Entra nel flusso dell'oceano. Se queste parole hanno fatto vibrare una corda dentro di te, non lasciare che il rumore del mondo le spenga. Scegli di onorare il tuo desiderio. Condividi questo messaggio con un'anima che ha bisogno di trasformare la sua stretta al cuore in una bussola. Salva il post per rileggerlo ogni volta che senti la tentazione di tornare alla visione della torta. Iscriviti o attiva le notifiche per non perdere il primo appuntamento di giovedì con Il Corpo Saggio. La tua espansione è già iniziata. Sei pronta a navigare